Oggi andremo a preparare la focaccia al pelato. Con i polpastrelli lo andiamo a stendere, ma un profumo veramente. Altro olio extravergine d'oliva, la focaccia di Matera, del panificio Perrone al pelato. Arte, arte. Benvenuti a tutti, sono Francesco Perrone e oggi siamo nel panificio Perrone dal 1890, in via Dante 96 a Matera. Io sono la quinta generazione di una famiglia di panificatori e oggi andiamo a preparare insieme la storica focaccia di Matera, partendo dall'impasto, quindi la ricetta dell'impasto, fino alla procedura. Oggi andremo a fare in particolare la focaccia al pelato. Prima di iniziare vado a lavarmi le mani e voglio ricordare a tutti quanti che bisogna iscriversi al canale perché è un canale nuovo e di attivare la campanellina. Detto questo, iniziamo. Allora, partiamo con farina di semola di grano duro. Poi per la nostra ricetta, la nostra focaccia serve lievito naturale, usiamo quello di birra, sale e acqua. Farina di semola proveniente dalle nostre terre. Su 1 chilo di farina andiamo con un impasto abbastanza idratato, quindi più o meno al 70-80%, 700-800 grammi d'acqua all'incirca. Sale 30 grammi per chilo, mentre il lievito io ne uso pochissimo, proprio una scheggia, 10-20 grammi per chilo di farina. Sciolgo un po' di lievito nell'acqua. E andiamo a iniziare il nostro impasto. Come potete vedere, questa è una farina abbastanza forte, perché utilizziamo soltanto farina di semola. Andremo a creare un impasto molto idratato. Ovviamente noi al giorno d'oggi non lo facciamo più a mano, ma le nostre nonne lo facevano a mano. È la mia passione da quando sono piccolo. Avevo già 5-6 anni e venivo qua al forno a fare le prime focacce. Noi ovviamente usiamo soltanto farina di semola di grano duro, principalmente quasi per tutto. La farina bianca la usiamo soltanto nei dolci. E ovviamente acqua a temperatura ambiente, l'acqua del nostro acquedotto, l'acquedotto lucano. Più genuino di così non si può. E alla fine, per non interrompere i legami, il sale. Finita la procedura dell'impastamento, mettiamo a riposare la panella all'incirca un'oretta. Allora, finita la procedura dell'impastamento, andiamo alla lavorazione dell'impasto. Abbiamo messo il nostro impasto in una cassetta di plastica a riposare a temperatura ambiente. Si presenta in questa maniera. Ora, per la nostra ricetta ci servirà olio extravergine di oliva, quello buono, sale, origano della Murgia e ovviamente salsa di pomodoro pelato. Io la preferisco con dei pezzettoni all'interno che poi vado ad aprire a mano. Ecco. Andiamo. Allora, nella nostra teglia, abbondante olio alla base. Applichiamo il nostro impasto. Altro olio sull'impasto per stenderlo meglio e con i polpastrelli lo andiamo a stendere nella teglia. Questa è una procedura che va fatta con molta calma.
Bisogna far riposare, rilassare l'impasto. Adesso massaggiamo bene il nostro impasto e lo facciamo riposare un po'. Nel mentre andiamo con 2 mestoli abbondanti di pomodoro pelato e lo andiamo ad aprire a mano. Lo apriamo e lo adagiamo sulla focaccia, sempre con i polpastrelli massaggiando. Allora, mentre massaggio la focaccia, volevo ricordare a tutti quanti, tutto il popolo materano e non solo, la tradizionalità, l'artigianalità di questi prodotti, di questo prodotto, è che a Matera non era mai stata aperta una grande catena tipo McDonald's, fast food grossi, proprio grazie a questi prodotti qui, perché uno preferisce mangiare una cosa artigianale, genuina. E volevo ricordare a tutti che in questo momento che stiamo registrando questo video, a Matera stanno aprendo proprio un McDonald's, ma non penso resterà per molto, proprio grazie a questi prodotti qui, perché un giovane materano, cioè io confido nel popolo materano, nei giovani, che preferiscano questi prodotti, l'artigianalità di queste cose, fresche, genuine, provenienti dal nostro territorio. Valorizziamo il territorio, valorizziamo l'Italia, ragazzi, uniamoci. Adesso abbiamo messo il pelato sulla nostra focaccia, andiamo a concludere con altro olio extravergine d'oliva, un pizzico di origano, ma un profumo veramente spettacolare, e poi andiamo con un pizzico di sale quanto basta. Adesso, ultimo ma non per importanza, le nostre olive. C'è a chi piacciono, a chi non piacciono, a me fanno impazzire, danno quel tocco in più alla focaccia. Allora, io ne metto 5. Adesso la nostra focaccia è pronta per riposare, deve riposare almeno un quarto d'ora, pronta così. Poi la andiamo a rischiacciare e infornare. Quindi ci vediamo davanti al forno. Adesso l'abbiamo infornata, impostiamo il tempo a 17 minuti, dopodiché valutiamo in base alla doratura della focaccia com'è la cottura, però già a 16-18 minuti dovrebbe essere pronta. Perfetto ragazzi, questo è il risultato. Come potete notare, vorrei far sentire il crunch. Un profumo, mamma mia. Allora, ecco qua a voi il risultato. Scotta un po', però. Ok? Sottile, croccante. Bollente ma ineguagliabile. Raga, questa è storia, questa è tradizione. La focaccia di Matera, del panificio Perrone al pelato. Arte, arte. Sottile, croccante. Questa era la focaccia al pelato del panificio Perrone. Vi ricordo di iscrivervi al canale e supportarci attivando anche la campanellina, e vi ricordo inoltre che i nostri prodotti sono acquistabili online dal nostro e-commerce e li spediamo in Italia e anche all'estero. Detto questo, un saluto, ci vediamo.